Ciao lettrici e lettori, benvenuti in un nuovo video, io sono Michela. Oggi vi porto un video acquisti, un unboxing. Vediamo tutti i libri che mi sono arrivati in questo periodo estivo. Vi porto questo video parlando dell'estate perché mi sono ripromessa di non comprare più libri fino a inizio settembre. Quando ho detto a mio marito è scoppiato a ridere, vediamo se ci riesco, non credo, ma ci proviamo a smaltire un po' di libri prima di comprarne altri. Vi dico subito che da questo unboxing, da questo spacchettamento manca il libro di City of Brass che mi è arrivato con la Dreamer Whale, perché lo sto leggendo e quindi non ve lo porto in questo video, ma tanto l'avete già visto quando ho aperto la box della Dreamer Whale e sicuramente a breve avrete la recensione di quel libro. Veniamo alla moltitudine dei libri che devo farvi vedere che ho acquistato ultimamente. Innanzitutto partiamo con i libri in lingua. Ho preso, è tanto che lo volevo da quando è uscito, The Southern Book Club's Guide to Flame Vampires, uno scioglilingua, ed è in questa versione flessibile. L'ho pagato praticamente tipo 5 euro. Era un po' che era uscito, ma secondo me stava a prezzi troppo alti, quindi ho aspettato che scendesse. Ho preso questo libro perché un po' per la cover trash che richiama Twilight, che insomma non potevo farmela scappare, e un po' per la trama. Questo libro racconta di un gruppo di donne che hanno una book club dove parlano appunto di libri mystery, di thriller, che si appassionano, fatti di cronaca nera, e una di queste donne, la protagonista di queste donne, a un certo punto, uscendo da questo book club, inciampa praticamente in un vampiro giovane e bello. Come facevo a farmelo mancare questo libro? Ancora lo devo leggere, ma io penso che ci sia una buona dose di trash e che lo adorerò, spero, almeno, perché ho aspettative non alte di più. Sono circa 400 pagine e all'interno ha questa divisione così. Guardate, ho trovato pure subito un titolo che insomma che incuriosisce parecchio. Questa divisione comunque tra i capitoli, quindi sono molto curiosa di scoprire questo libro. Poi chi mi segue già lo sa, per i nuovi io ho questa piccola fissa per la Bardugo e quindi è tanto che ci giravo intorno, alla fine le ho prese le due Collector Edition, che meraviglia, di Sei di Corvi e di Regno Corrotto. Questi libri io in realtà li ho già letti in italiano, ve l'ho anche, soprattutto Sei di Corvi, già recensito sul canale, comunque ve lo metto nelle schede o giù nell'info box la recensione a questo libro, che appunto vi dicevo c'è in italiano. Di Regno Corrotto sicuramente ve ne ho parlato in qualche wrap up, e queste sono le versioni inglesi Collector's Edition e sono qualcosa di meraviglioso. Come facevano a prenderle? Andiamolo a vedere bene. Questo è Sei di Corvi, guardate che cover, meravigliosa. Io queste le ho pagate intorno alle 15 euro l'una circa, anche per questo ho aspettato un attimo che i prezzi scendessero, perché essendo Collector's Edition hanno dei prezzi abbastanza alti, ma valgono ogni centesimo che si spende, perché questo è in fondo il volume, e poi hanno all'interno una serie di illustrazioni dei nostri sei, ecco qua alla fine, che sono una più bella delle altre. Ma come facevano a prenderlo? Lo dovevo prendere per forza. Questo, abbiamo detto, è Sei di Corvi e questo è Regno Corrotto, che è una trilogia, per chi non lo sapesse, sono uno il seguito dell'altro. Guardate che bello. Anche qui abbiamo la mappa appena aperto, abbiamo alla fine del volume la mappa generale. Guardate che meraviglia. I volumi sono, come potete vedere qua, autografati. Io come facevo a farmi mancare questa meraviglia? Sono due edizioni non belle, di più splendide, tra i libri più belli che posseggo in assoluto in libreria. Sono molto contenta di averli, queste due belle meraviglie. Poi sono stata in libreria e ho preso due leggerezze, che sono queste qua. Sono due Mammut Gold della Newton Compton Editore, sono due raccolte, perché vista questa meraviglia che ho qua e visto il fatto che sto seguendo un po' di
storia della letteratura, ho deciso di farmi tutta una lunga lettura di quello che è la letteratura gotica, mettiamola così, cominciando da questi e leggendomi nel mezzo, rileggendomi nel mezzo anche Dracula. Molte di queste cose in realtà io le ho lette ma non le posseggo, e le avevo viste nelle versioni Feltrinelli, ho fatto 2 conti di quello che mi costava comprare tutti i libri che volevo e quindi ho deciso di prendermi le raccolte. Queste raccolte vengono 9,90 € l'uno e hanno un numero infinito di pagine che supera praticamente le 1000 pagine. Non sono comodissime da leggere, ma visto il risparmio economico, ben venga. Abbiamo la raccolta di storie di vampiri, dove ci sono appunto tutta una serie di racconti, dove c'è anche un racconto che ritroviamo qui dentro dell'ospite scritto da Bram Stoker, ma tutta una serie altre di racconti che alcuni ho letto e tanti anni fa e voglio rileggere, alcuni proprio non conosco. Qui sicuramente quello che mi incuriosisce di più è il racconto di Carmilla, che io credo di aver letto tanti anni fa e non me lo ricordo, quindi diciamo che in realtà è come se non l'avessi letto. L'altra raccolta che ho preso, i grandi romanzi gotici. I 2 che mi interessavano e che credo di non aver letto, ma non ne sono sicura, sono Il vampiro di Polidoro e Il castello di Otranto di Walpole. Poi ovviamente ce ne sono tanti altri che anche ho letto e che appunto mi andava di rileggere, come per esempio Frankenstein, che è un grande classico, e quindi ho preso anche questo. Sicuramente appena riesco, appena ho finito le cose che ho in programma di leggere per questo mese, comincerò una grande lettura dei romanzi gotici, di tutto ciò che è la letteratura gotica, leggendomi appunto queste 2, cercando di andare più o meno in ordine cronologico dei racconti che sono stati fatti, che sono stati editati nel corso degli anni, e infilandoci in mezzo il Dracula di Bram Stoker, per farmi una lettura unica di alcune delle cose della letteratura gotica più conosciute. Ho deciso di farmi tutto questo tour di lettura gotica, quindi Michela legge gotico, vediamo cosa ne esce fuori, e soprattutto visto che questi sono praticamente da più di 1000 pagine l'uno, più c'è questo che insomma non è da meno, se per Natale ho finito, non lo so, vediamo. Fate partire le vostre scommesse, vediamo chi si avvicina di più nel capire quando finirò questa lettura. Sarà quest'anno, sarà l'anno prossimo o chissà addirittura nel 2022, quindi fatemi sapere secondo voi quando riuscirò a leggere tutto. Ora arriviamo agli ultimi libri, in particolare allo spacchettamento di questo pacchettino IBS. Appunto era stato fatto l'ordine, era stato fatto un preordine prima che uscissero questi libri, che aspettavo e che dovrebbero avere la shopper in omaggio. Io ho aperto lo scotch perché sono un disastro, è un po' maldestra e quindi dissanguamenti in video magari non è il caso, e quindi ho aperto e andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Prima cosa che vedo è appunto la shopper del Mare senza stelle, e così vi ho spoilerato il libro. Edito in Italia per la Faz Editore. La shopper è veramente bella. Ah, ma c'è anche un dietro, ma che meraviglia! Questa era in omaggio con preordinando il libro, non so se lo sia ancora sul sito IBS, andate a controllare, ed è veramente bella, questa mi piace tantissimo. Perdetevi in un labirinto di storie, favole, miti e leggende, e quindi già io sono innamorata. Veniamo al libro quindi, a cui è riferito, quindi Il Mare senza stelle, libro super acclamato, che è uscito appunto per la Fazzi al costo di 18,50 €, in questa versione inflessibile con le alette, come potete vedere qua. Guardate che bello, le chiavi e gli elementi decorativi così in luce. Il libro è molto bello esteticamente, eccolo qua il retro, e questo è il davanti, ve lo mostro meglio. Questa è la costa. Ah, è anche bello all'interno, devo dire, ecco qua, la pagina iniziale ha molti elementi decorativi. In realtà di questo libro ne ho sentito parlare molto bene, anche se andando a vedere alcune recensioni potrebbe essere un libro che non mi piacerà. Però proprio per le enormi recensioni positive ho deciso di dargli una possibilità. Dovrebbe essere un fantasy. E non so molto, se non appunto che parla di viaggi, e viaggi soprattutto dell'anima, da come ho capito,
quindi è per questo che difficilmente mi piacerà, perché io sono insomma per le letture più concrete, ma ripeto, avendo avuto recensioni tutte positive, non sono mai riuscita a leggere una recensione negativa di questo libro, ho deciso che dovevo dargli una possibilità. Poi c'era la shopper in omaggio, che fai, non lo prendi per forza. Altro libro, oh ma qui che c'è? Un extra sconto, ma è sempre buono, forse non ci arriveremo a settembre senza comprare altri libri, io temo. L'altro libro che ho preso, ovviamente ve l'avevo preannunciato, è Crescent City, che è incartonato. Ah, e io me l'aspettavo inflessibile, meglio così, sono molto 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 più felice, perché io adoro i cartonati. E questa è la nuova opera della Massa, il primo di una saga che si chiama Crescent City. Il primo libro si chiama La casa di terra e sangue, è un fantasy, uno young adult fantasy scritto dalla Massa. Io non so se qualcuno di voi la conosce, ma la Massa scrive questi fantasy molto trash e che quindi ti fanno innamorare, c'è poco da fare. E qui dentro sappiamo che ci sono i Fée, sappiamo che ci sono i lupi mannari, e io non ho bisogno di sapere in altro per innamorarmi di questo libro. Io so già che è un libro che adorerò. Andiamolo a vedere. Questa è la cover, lo vedo per la prima volta insieme a voi, perché in libreria da me quando sono stata non era arrivato nulla ancora, e quindi, ma che meraviglia, con tutto questo rosso, meraviglioso. Sotto è fatto così. All'interno abbiamo la mappa. Devo dire, non è male questa edizione, ero partita pensando fosse una flessibile, quindi sono molto felice dell'edizione invece che mi trovo tra le mani. Anche qui abbiamo di nuovo la mappa, sono 700 pagine, tutti libretti ovviamente, leggeri leggeri, e io so già che lo adorerò. Sicuramente è una delle letture di agosto che farò prima, perché ci sono i mannari essenzialmente, e perché è la Massa, e quindi come non farlo. Vi dico subito che la Massa è la regina del trash fantasy, però è la regina per cui ho aspettative altissime di livelli di trash, quindi la lettura adatta, perfetta per l'estate, un'edizione devo dire anche molto bella. Il costo di questo libro è 19,90 €, edito Mondadori. Sono contenta perché su alcuni siti di vendita dei libri prima che uscisse c'era scritto che sarebbe stato inflessibile. Il fatto che invece è rigida mi rende super felice, super felice. Poi con questa luna, meraviglia, già so che lo adorerò. E questi sono i miei acquisti estivi. Io mi sono ripromessa di non comprare niente fino a settembre, ora c'è lì il buono dell'IBS che mi guarda, quindi non lo so se manterrò questa promessa fino a settembre, vedremo. Ad ogni modo, questi sono i miei acquisti. Fatemi sapere invece voi che cosa state leggendo, che cosa leggerete quest'estate, quali libri ultimamente avete acquistato, libri o fumetti ultimamente avete acquistato. Fatemelo sapere lasciandomi un commentino sotto il canale. Vi ricordo, se vi va, di iscrivervi al canale YouTube. Io intanto auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!